20 ottobre del 1935 un pubblico a festa gremiva questa sala, la sala delle carte geografiche nel Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Era il giorno di inaugurazione del Regio Museo di Spina. Erano passati pochi anni dal 3 aprile del 1922, quando l'ingegnere Aldo Mattei aveva comunicato alla Soprintendenza Archeologica di Bologna una scoperta straordinaria che avrebbe cambiato la conoscenza dell'archeologia della pianura padana, ma in generale dell'archeologia dell'Italia preromana e quella degli Etruschi soprattutto. Era stata finalmente identificata una delle città sulle quali maggiormente si erano soffermate le fonti letterarie antiche. Quella Spina che aveva avuto il privilegio con Cerveteri di possedere un thesauros a Delfi. Era stata una città ricca, potente, importante, grazie alla sua ardita collocazione geografica, alla foce del Po e al controllo di quel mare Adriatico che costituiva una via privilegiata di contatto con il mondo greco, in particolare con quello ateniese, almeno quanto il Po con i suoi affluenti costituiva una fondamentale via di penetrazione verso le Alpi, verso il centro e il nord Europa. E poi fino a Spina arrivavano materie prime importanti dal Baltico, l'ambra, dall'Etruria mineraria, materie prime come il ferro, il rame, insomma un epicentro economico che giustifica la ricchezza degli oltre 1200 corredi che vennero alla luce in una serie ininterrotta di campagne di scavo che dal 1922 al 1936 consentirono di completare l'esplorazione della necropoli di Valle Trebba, quella che è evidenziata su una delle più importanti carte geografiche presenti in questa sala. La carta che mostra quello che era l'assetto delle opere di bonifica che portarono alla scoperta della necropoli di Spina, qui delimitata in azzurro. La sala delle carte geografiche celebra attraverso questa peculiare forma di comunicazione quanto dicevo prima in merito all'importanza strategica ed economica della collocazione di Spina. Lo fa ricostruendo quello che è il protagonista di questo racconto, il Po nella sua evoluzione attraverso il tempo, così come poteva essere ricostruita sulla base delle cartografie antiche, qui riprodotte in dimensioni monumentali, e delle conoscenze che si avevano appunto intorno agli anni 30 del Novecento. Un'immagine della tabula poitingheriana evoca quello che è stato l'impero romano, erede chiaramente di quello etrusco, così come due grandi carte geografiche di fronte a me riproducono la massima espansione raggiunta dall'Etruria e quella che è stata la divisione in regioni voluta da Augusto, che recuperava molte delle tradizioni etniche dell'Italia preromana. In cima a queste piante una citazione dell'Ode a Ferrara di Giosuè Carducci evoca la tensione e l'attesa di quella Spina che in quel momento era ancora ignota, almeno rispetto alla sua localizzazione, e lo fa evocando le tante fonti che richiamavano l'importanza di questa città. Diomede, ritenuto il fondatore di Spina in alcune fonti, è all'inizio di questa citazione. Diomede avea di Delfi coro e argivo onor vestita, d'Adria reina Spina pelasga. Ai nome vano or suona, sparì del vespro visione in faccia la sorgente con in man la croce ferrea Ferrara. In questo parallelepipedo il taglio della poesia racchiude quella che è concettualmente la volontà di Ferrara di ritenersi
erede di Spina. Questo ha spinto gli archeologi e gli uomini politici del tempo a individuare in questo luogo la sede più adatta del Regio Museo di Spina. In uno dei palazzi rinascimentali più importanti della nostra penisola e di questa città, opera mirabile, anche se incompiuta, di Biagio Rossetti. Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro, dalla tradizione che collegava Costabili a Ludovico il Moro in quanto suo ambasciatore. Siamo nella Ferrara Estense, nel suo momento di massima floridezza, e questo palazzo, appena acquisito al demanio dello Stato, fu oggetto di un complesso lavoro di restauro per trasformarlo in un museo archeologico, e fu certamente audace la volontà di arricchire con affreschi moderni, lo ricordo degli anni 30 del Novecento, quanto rimaneva di pareti spoglie delle originali decorazioni. Un modo per rendere idealmente questa sala, un tempo destinata a balli e feste, quella che oggi definiremmo una sala didattica ante litteram. È straordinario tutto questo, dall'idea della percezione dell'importanza di ciò che era stato scoperto in un'Italia che era l'Italia fascista e che a Ferrara aveva in un gerarca come Italo Balbo uno dei più entusiasti promotori di questo progetto, con la Cassa di Risparmio e il Comune, ricordati in quelle lapidi dipinte alle mie spalle. Insomma, un'opera collettiva che per una volta non celebrava la grandezza dell'impero al quale il fascismo si ispirava, ma la grandezza di quel passato etrusco che aveva a sua volta reso grande Roma. Per me è emozionante raccontare tutto questo tenendo in mano un testimone di queste imprese, uno dei giornali di scavo redatti dall'assistente Francesco Proni, con una cura, un'attenzione per i dettagli, una capacità di disegno davvero straordinarie. E incredibile per l'epoca la cura nella registrazione di dettagli minutissimi riguardanti la disposizione degli oggetti di corredo rispetto al cadavere, oggi indispensabile per l'interpretazione ideologica del significato di quegli oggetti e per la ricostruzione della storia di quelle persone che li possedevano e che i loro familiari avevano voluto che li accompagnassero nell'ultima sepoltura. Francesco Proni era un modesto assistente di scavo, diretto all'inizio dall'archeologo Negrioli e poi dal soprintendente Salvatore Aurigemma, ma ci ha lasciato davvero qualcosa di unico di cui oggi siamo tutti quanti debitori. Il 3 aprile 1922 l'ingegnere Mattei compie un gesto importante: segnalare la scoperta di una città che avrebbe restituito migliaia di tombe, in totale 4.000, e poi decenni dopo avrebbe portato anche alla scoperta dell'abitato. Lì forse matura una nuova consapevolezza rispetto anche al metodo di scavo e al modo in cui le informazioni recuperate sul campo possono trasformarsi nella grande storia di città come Spina e nella piccola ma altrettanto importante storia di quegli uomini che hanno fatto grande quella città.